Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi Angie è in compagnia della V-Strom 800 S. Dopo che abbiamo provato la versione come mia prima V-Strom di tutta la vita, la versione 1050, e dopo aver provato la 800 SE, vi invito ad andare a vedere sul mio canale le prove delle moto di cui vi sto parlando. La mia scelta ricadrebbe sulla 1050 con l'anteriore da 19, ma fra l'800 l'800 DE e questa qui con il cerchio da 19 non avrei dubbi, bastano veramente pochi metri. È la classica moto, guardate, ho appositamente lasciato in terza. La cosa che ho già notato quali sono, ma ve li dirò fra poco, le criticità un pochino di questa moto, ma che vi dico è una moto che va veramente bene per tutti, va bene per i neofiti sulla 21, anche soprattutto, anzi, per le dimensioni, il baricentro un po' più alto. E poi voi molti mi avevate detto che non aveva on off la 800, e io invece vi rispondevo nei commenti che riuscivo giusto a usare la mappa, mi sembra B, come la sto usando adesso, perché di on off ne riscontravo parecchio. Ragazzi, o hanno cambiato le mappature o hanno cambiato, nel frattempo c'è stato un aggiornamento software, cosa molto probabile, oppure vi dico che questa di on off effettivamente non ne ha, proprio non ne ha, è mappa B. Non ho ancora provato le altre mappe, però è probabile che sia un aggiornamento software, sicuramente. L'ergonomia la si trova abbastanza attiva, si è abbastanza attivi in sella, nel senso che non si è su una comodona morbidosa, e sinceramente non me l'aspettavo così, nel senso che si ha leggermente un pochino di carico sul manubrio che comunque è abbastanza largo per essere una piccola, e la sella è abbastanza dura, assolutamente tollerabile, ma è abbastanza sostenuta. E la calzata all'angolo, però diciamo la calzata è bella stretta, e questo mi piace. Il passeggero non mi pare che abbia una porzione enorme, però ci si riesce comunque a muovere molto bene in sella, molto liberi, bella stretta davanti, mi piace. Dicevo, un lieve carico ma nel senso non è carico sui polsi, ma comunque si è abbastanza attivi, si è abbastanza si è sopra la moto. Questa cosa rende tutto un po' più attivo, un po' più piacevole, un po' più divertente. Quello che state notando, ed è per questo che ho fatto le riprese già da qua, è che chiacchierando con voi in tranquillità, voi potete venire su da una strada stretta così con molta facilità, perché è una moto che comunque invita a giocare, più di quello che faceva secondo me la 21, la 800 col 21. È nettamente più alla portata di tutti questa. E poi è proprio allora il motore ha una bella castagna, mi piace, lo sto apprezzando più che in tutte le altre declinazioni in cui l'ho provato, sulle moto sulle quali l'ho provato. Non so se probabilmente c'è stato un aggiornamento, come vi dicevo, io credo di sì. Quello che non mi piace, ragazzi, il sound veramente è un qualcosa su cui avrebbero dovuto lavorarci, ma probabilmente non si può fare, non lo so. È abbastanza sostenutina sul posteriore. Davanti abbiamo Showa, i tacci a stemo, Showa Big Piston, ha un bellissimo bilanciamento, un bel flow, permette. Adesso qua c'è umido, ma vibrazioni direi anche piacevoli ai bassi giri, sembrano quasi quelle di un V, vorrei dire. D'altronde la fasatura è quella, certo, gli organi in movimento sono diversi rispetto a un V, però guardate, anche la sesta tiene bene. Purtroppo non è presente il cruise control, quindi per i viaggi è un po' un problema. Protezione aerodinamica scarsina, nel senso che comunque
di aria addosso ve ne arriva, il cupolino è regolabile ma soltanto con gli attrezzi, grazie ai giapponesi. Ovviamente ringraziamo Farmotor per questa prova, sono sempre disponibili, andate da loro perché ci sono delle promozioni non soltanto su Suzuki ma in questo periodo anche Aprilia. Ovviamente rispettiamo i motori e le moto, ragazzi, anche se non sono le nostre, in rodaggio cerchiamo di evitare le brusche accelerate, quello che fa male ai motori quando sono nuovi, tanto tempo ad alti giri. Questo non significa che voi non potete andare a toccare un regime più alto, non è che esplode, però bisogna evitare le grosse sollecitazioni anche ai freni, ciclistica, sospensioni, tutti gli organi devono rodarsi, ve lo dico sempre, ma ci tengo. E fra le prime S umide, quello che sto cercando di fare ora per avere un minimo più di sensibilità, siccome è una moto nuova che non conosco, gomme nuove, tutto nuovo, sto dando per la prima volta un po' di peso sulle pedane e devo dire che mi piace la posizione che hanno, si è abbastanza raccolti per una persona alta 1,70, è un buon compromesso, ragazzi, fra anche un po' di sportività, non è una moto mollacciosa come potreste magari, se non avete mai provato un V-Strom, immaginarvi. Io adesso non so come era la versione vecchia, però è una moto divertente, è carina, ovviamente vi dà l'idea allora di un po' moto, si sente la differenza, tanto anche il percepito, sto parlando del percepito con la 1050 è evidente. C'è anche la sabbietta, purtroppo, ragazzi, ho beccato la giornata sbagliata, nel senso che ha piovuto, 2 giorni fa no, oggi sì, ma guardate come riprende bene. E vediamo se riesce, come rimane, come ne viene fuori di qua, vediamo un po'. Vibrazioni veramente scarse, soltanto un po' in basso, ma di quelle a bassa frequenza, e vibrazioni proprio anche come cruscotto, come veramente ottimi assemblaggi, mi sembra di poter dire con estrema certezza. La velocità autostradale sarà circa 5500 giri, dove compaiono un po' di vibrazioni sulle pedane, ma devo tornare a 5,5 perché secondo me la velocità, il regime autostradale è quello, 556. Compaiono esclusivamente un pochino sulle pedane ai 6000 giri e sono un po' più ad alta frequenza. Manubrio zero, sella zero, completamente assenti, un buon lavoro. Il cambio a scendere, perché fa veramente un po', cozza un po' con quanto invece è veloce a salire. Vedete, a salire di marcia è velocissimo questo cambio, molto veloce. È usabile anche in mappa A. Grazie a Farmotor siamo in compagnia della V-Strom 800 SE. Me l'avete chiesta in tanti, mi avete detto perché non provi la versione col 19, io l'avrei voluta provare ma purtroppo non l'avevano, e allora diciamo che vi ho voluto lasciare inizialmente, come faccio spesso, il guidato, e ora vi volevo fare una chiusa perché questa sarebbe la seconda volta che provo comunque un V-Strom 800, quindi diciamo che non posso analizzarlo più nel dettaglio come le altre, perché diciamo che anche il tempo è limitato. È veramente la versione da comprare, è questa qua. Mi sono trovato da subito molto bene, anche se c'è, come sempre, quando si scende chiaramente, ma questa non fa parte, fa parte di un giudizio personale dalla moto dalla quale uno proviene, però non deve comunque ovviamente cercare di
diciamo di fuorviare il mio giudizio. Giudizio che è ottimo, è veramente ottimo. Se sulle altre avevo dei dubbi, ve li ho espressi nei video, andatevi a vedere. Questa versione mi piace veramente tanto, è stretta, ha un ottimo cambio elettronico a salire di marcia. Certo, il ponte di comando sembra un po' cheap, un po' povero, però la strumentazione racchiude le stesse informazioni delle versioni grandi. Abbiamo le mappe motore selezionabili, l'ABS su 2 canali, il traction e le mappe motore che, a differenza appunto di quello che vi ho detto delle altre dell'altra V-Strom che ho provato e della 8S, non ho riscontrato on off, quindi come dicevo nel video sicuramente devono aver fatto degli aggiornamenti, perché cambia veramente tanto rispetto a quelle che ho provato io. Questo anteriore con un faro un po' particolare che dovrebbe illuminare comunque molto bene. I freni, non ve ne ho parlato nell'onboard, ma hanno un ottimo attacco, mi piace tanto la frenata che ha sia l'anteriore che al posteriore, veramente una buona sensibilità, promossi veramente direi a pieni voti. Le sospensioni, che potrebbero sembrare flaccide, non sono flaccide per nulla, non sono flaccidose. Bisognerebbe verificare ovviamente una configurazione in 2 a pieno carico, abbiamo il precarico regolabile, però è abbastanza sostenuta. Me la sarei aspettata sicuramente più morbida, ma qua lo trovo tutto più accordato rispetto alla versione da 21. Un ottimo equilibrio generale, una moto facile, adatta anche ai neofiti, non mi pare che scaldi per niente questo motore, proprio zero. Se devo dare un consiglio su quale moto usare tutti i giorni, che consumi pochissimo, adatta a usarla in 2, chiaramente il cupolino io lo regolerei in maniera diversa o prenderei un aftermarket. Una buona posizione in sella, le pedane che si riesce a dare un buon carico, la sella stretta, mi è piaciuta molto. Adesso andrò giù dai ragazzi di Farmotor, passate anche voi da loro se volete provare questa e altre novità. Per Angi questo è un sì, assolutamente approved. Rimane soltanto il difettuccio del cambio in scalata, che sicuramente migliorerà un po', ma è molto contrastato, bisogna schiacciare tanto. E per il resto è una moto semplice che funziona proprio bene. Bella, mi piace, un bel equilibrio. E il sound, probabilmente se si potesse fare qualcosa, ma Euro 5 non permette. Da Angi è tutto, alla prossima, ciao!